Il momento migliore della giornata, la mattina presto con il fresco. Davanti a noi il cammino che faremo questa mattina, perché scenderemo in quella direzione per tornare giù in Valmarecchia, ma soprattutto è l'ora della colazione. Guarda che bella giornata, noi si cammina e voi perché non vi iscrivete al canale? Su, è anche gratis, aiutateci a farlo crescere. Torno in Signavia e noi andiamo a Sant'Igne, che è un antico convento chiuso, penso che sia visitabile solo in rare occasioni. La frana dietro San Leo e nonostante, guardate nel fondo la rocca di Maiolo, sembra molto più bassa vicina, in realtà è solo 6 metri più bassa rispetto al punto più alto di San Leo. San Leo 640 metri dove c'è la rocca e Maiolino 636. Facciamo una piccola deviazione per il convento di Sant'Igne, che comunque lo vedete che è lì. Oh, per un colpo di fortuna c'è il custode. Per un caso fortuito siamo arrivati al convento di Igne e dopo poco sono arrivati dei turisti che avevano chiamato il custode, e per cui abbiamo potuto visitare il chiostro e la chiesa, che altrimenti sarebbe stata chiusa. Ogni tanto un po' di fortuna anche a noi, Sì, Speriamo di non pagarla in qualche altro modo. No. Via, verso Torriana. Stiamo scendendo, là si vede la rocca di Maiolo o Maiolino e qui si scende. Ormai la traversata dell'Appennino è terminata, siamo sugli ultimi rilievi, sono collinette queste. Buongiorno, dai! Dai, dove è in cammino? Oggi penultima tappa del cammino di Francesco dalla Verna a Rimini e anche penultima tappa del nostro cammino estivo. Sig, sei triste? È un misto tra tristezza per il cammino che finisce, ma c'è anche un po' di voglia di tornare a casa. E poi per goderci anche l'ultima settimana di vacanza, non è che... Vabbè. Ti serve la vacanza da questa vacanza? Serve la vacanza dalla vacanza, Vabbè. E la stiamo pagaiando, giusto Sì, per... vabbè. Perché pensare di stare sul divano tu? No, assolutamente no. Va bene, oggi dove siamo partiti? Oggi siamo partiti da San Leo, dall'agriturismo Utopia. Utopia, molto bello, panoramico, è un po' fuori da San Leo. Se siete in macchina è perfetto, se state a piedi sono 2,5 km in più. Vabbè. E arriviamo a Torriana.
dal Pomo Reale o dalla signora Paola. Torriana o Torrigia? Torriano. Come si chiama Torrigia? Vabbè, poi lo sapremo dire. Quando arriviamo lo sapremo Se dire. abbiamo padellato no. Adesso siamo qui, siamo a metà tappa, è un punto panoramicissimo. Faccio A vedere, punto panoramicissimo. Faccio una a 360 gradi. Bello. Là sotto il letto del Marecchia, come vedete c'è solo qualche lingua d'acqua, proprio è ridotto ai minimi termini. Non dovremmo avere problemi ad attraversarlo per salire dall'altra parte, sull'altro versante. E là avrebbe dovuto scorrere il fiume. Non questo agosto. Questo è il primo segnale che vediamo dopo il convento di Igne. Eravamo comunque sulla strada giusta perché c'è solo questa di strada e poi ho anche le tracce, però non è segnatissima questa tappa. Vediamo più avanti. Siamo a Ponte Santa Maria Maddalena e restiamo comunque su questo lato del Marecchia per ora. Lo guarderemo più avanti. Un po' d'acqua finalmente. Ma allora questo fiume funziona. Non è difettoso. Vediamo più avanti. Quello là in cima dovrebbe essere il castello di Montebello. Non è distantissimo da Torriana, però insomma vediamo oggi pomeriggio, se non ci va di riposarci troppo si fa una camminata senza zaino, dipende dalle nostre condizioni all'arrivo. Siamo sulla pista ciclopedonale di fianco al Marecchia, finalmente si è allontanata dalla strada provinciale, qui siamo nella natura, nella tranquillità. Famoso pozzo maledetto di Pietracuta che attira gli ignari viaggiatori che poi vengono bruciati dagli specchi ustori nascosti abilmente lì dietro, no? Cosa stai No. dicendo? Solo per le solari normali, un pozzo normale. Direi di sì. Direi di sì. Però era carina questa storia, no? Pietracuta, là davanti, ma adesso noi gireremo a sinistra per fare il guado del Marecchia. Qui il castello di Montebello si vede proprio bene. Lì, domina la valle d'altra parte. Servivano quelli i castelli, a tenere sotto controllo le valli e il traffico commerciale e militare. Là, gli ultimi scampoli di Pietracuta. Qui c'è questa panchina nei cartelli che indicano un chiosco, c'è il sentiero che porta alla passerella sul Marecchia o in alternativa al guado, a seconda delle condizioni del fiume. Vediamo. Quello là in alto è il castello di Saiano con la pieve di Saiano e di quella davanti a noi la passerella sul Marecchia, per cui non ci bagneremo neanche le scarpe per passare. Questo è tutto l'alveo del fiume, come vedete tutto secco, ci sarà giusto un canaletto in mezzo. Ah, un po' d'acqua c'è nel Marecchia, hanno dovuto fare una diga per fare questa pozza, una diga di sassi. Insomma, poco a poco. E arriva, ci sono subito le alghe. È pieno di pesciolini questa pozza, guardate. Siamo sull'altra sponda del Marecchia adesso e stiamo per iniziare la salita verso il castello di Saiano e il santuario della Madonna di Saiano, e poi da lì proseguiremo per Torriana. Aveva ragione Giulia, non era Torrigia, chissà perché Torrigia ce l'avevo in mente, deve essere un paese che abbiamo passato in precedenza. La salita al santuario di Saiano per ora è all'ombra e visto che manca poco, mezzogiorno, è una cosa che apprezziamo tantissimo. Anche se è una giornata ventilata,
una fontanella subito prima del santuario, con un'area sosta con le panchine e i tavoli. Ottimo, ottimo. Là sotto scorre il Marecchia, che rincontreremo domani quando scenderemo a Verrucchio. Siamo a metà della lunga salita per Torriana e c'è qualche tratto ombreggiato, piacevole sorpresa. Qui vedete come siamo già belli alti. Il castello di Montebello visto da dietro, e là il panorama. Noi tutta quella parte l'abbiamo camminata e poi siamo venuti su di qua. Là è San Marino, si vedono le fortificazioni del Monte Titano là in cima e ormai non ci manca più tanto a Torriana. Controllo credenziale. Ci sono tutti i timbri? Siamo in regola? Abbiamo fatto il cambio dell'olio agli scarponcini? Certo. Eh? Ma che da qua si rimanda indietro, se manca un timbro. No, sono soffertissimi tutti questi chilometri. Dai che siamo arrivati. Quello lì è il Monte Borgelino e dietro il Monte Borgelino cosa c'è? Torriana, sì. Oddio, siamo già nel territorio di Torriana, eh. I ruderi della torre di Torriana, vabbè. Fa anche, E noi siamo quasi arrivati in paese, adesso andiamo a cercare l'agriturismo. Eccoci arrivati.